Quando avete servizi, e io so che ci sono tanti servizi a pagamento là fuori che fanno la stessa cosa, testateli facendogli domande che voi sapete avete trattato in un contenuto. È la classica domanda che il professore universitario ti fa su quella riga, pagina X, possibilmente a piedi pagina. E se il prodotto che acquistate risponde, vuol dire che avete una cosa a stato dell'arte. Altrimenti, ultimamente si parla troppo di RAG fra gli addetti ai lavori e pochissimo fra quelli che dovrebbero essere i clienti per una tecnologia del genere, cioè PMI. Purtroppo, o per fortuna, spesso solo le grosse aziende adottano questo tipo di soluzione. Il RAG significa banalmente avere delle basi di conoscenza, ad esempio documentazione interna dell'azienda, e renderla fruibile e interrogabile tramite l'intelligenza artificiale generativa. In altre parole, tu scrivi una domanda in linguaggio naturale e l'intelligenza artificiale generativa ti restituisce la risposta più pertinente usando vari sottostrumenti. Il problema è che esistono vari modi per fare questa cosa, in quanto oggi non è tanto una scienza ma un'arte per quanto mi riguarda. A schermo vedi il magazzino del creatore, un servizio che ho sviluppato mesi addietro e che ho già presentato. Io vorrei farti focalizzare soprattutto su questa parte. Come base di dati, cioè la base di dati che conserva i miei video, i miei articoli, il mio sito, eccetera, eccetera, abbiamo una cosa che pesa solo circa 3 mega, mentre la base di dati che serve effettivamente all'intelligenza artificiale per pescare quei contenuti pesa più di 100 volte di più. Questo è uno dei motivi per cui difficilmente troverai un servizio gratuito per questo scopo. E non è finita qui, perché io ho usato il metodo dello spezzettamento delle frasi dei miei contenuti stupido, cioè ogni 200 caratteri, per dirla brutta, spezzetta. Questo ovviamente fa perdere del senso compiuto e soprattutto questo metodo di spezzare non va bene per tutti i tipi di contenuti. Ad esempio, se tu hai dati contabili, assolutamente no. Se tu hai articoli di un certo tipo che non hanno a che fare con codice, ha senso. Se hai il codice, non ha senso. Lo spezzettamento influisce molto su questo e di conseguenza anche su questo. Adesso io ti faccio vedere se anziché dire ogni 200 caratteri spezza, lo faccio decidere alla intelligenza artificiale generativa. Questo è il risultato, non badare qua perché ho anche meno contenuti, siamo nella versione locale. Stesso discorso per il database, qui ho cose in meno. La considerazione di prima qui si fa ancora più pressante. Nei servizi gratuiti, come ad esempio ChatGPT dove carichi i documenti, ma così come anche gli altri, non hai una memoria persistente. E soprattutto il limite dei documenti che puoi caricare è molto basso. Non guardare qui perché se tu carichi un PDF e questa dimensione la superi, infatti ti dicono ad esempio 50 mega massimo di documenti, cosa che quei PDF che sono molto voraci di spazio è facile da raggiungere. Memoria non persistente significa che tu magari carichi le tue cose, ci fai l'interrogazione del caso e dopo 6 ore tutto quello che hai caricato giustamente sparisce perché in un servizio gratuito se tutti dovessimo caricare roba spezzettata come ho fatto io capisci che a sti poveri cristi che non sono delle onlus avrebbero dei costi in termini di dischi fissi che fa spavento. Qual è il vantaggio di spezzettare tramite l'intelligenza artificiale generativa? È che semplicemente hai frasi appunto con più senso compiuto ed è più facile recuperare questi pezzettini che rispondono alla tua domanda. Esempio, cosa dice l'autore su Deiva Marina? Questa domanda io la faccio perché so benissimo che soltanto in un video che ho fatto, ripeto uno, ho parlato di questa cosa. Vedi, questo risponde era sì, però non dice il contesto, mentre invece se andiamo alla versione che è stata spezzettata intelligentemente, vedi che la risposta è molto più completa. Quindi quando avete servizi, e io so che ci sono tanti servizi a pagamento là fuori che fanno la stessa cosa, testateli facendogli domande che voi sapete avete trattato in un contenuto. È la classica domanda che il professore universitario ti fa su quella riga, pagina X, possibilmente a piedi pagina. E se il prodotto che acquistate risponde, vuol dire che avete una cosa a stato dell'arte. Altrimenti avete avuto a che fare con degli improvvisati. Perché confesso che bisogna veramente stare sul pezzo sull'intelligenza artificiale generativa per avere dei prodotti utili.
O anche tu il magazzino per la tua attività, e per attività intendo azienda, organizzazione o youtuber con tanti contenuti non necessariamente pubblici. Possiamo sentirci per una prima chiamata gratuita dove vedo se ci sono le condizioni per installare nel tuo caso un servizio del genere. Il link per fare questa cosa lo trovi in descrizione come al solito. Io ti saluto e alla prossima. Ciao!